Bentornati carissimi utenti. Allora, oggi parleremo di un argomento che effettivamente non se ne è mai parlato in questo canale, però mi spinge a fare direttamente un video perché comunque vedo utenti in generale, anche su internet, sui social soprattutto, persone ovviamente che scattano delle fotografie, pensando che quest'ultime siano davvero fatte bene e invece è noto che è completamente un disastro. Quindi oggi il video è proprio andare a capire come scattare ovviamente. Parleremo di smartphone, quindi, che possa qualcuno avere, un iPhone oppure qualsiasi tipo di Android, quindi non di fotografia ancora più seria, facendola con la fotocamera. Io premettendo che non sono un filmmaker, un videomaker, né un fotografo, però ci sono delle basi da cui non si può scappare, si devono rispettare queste basi, queste regole. Quindi in questo caso proprio, mi è venuto in mente di fare questo video proprio perché vedo gente che scatta fotografie che posso dire non hanno né testa né piedi, cioè praticamente non sanno di nulla completamente, proprio perché mancano le regole basilari della fotografia. Quindi, facendo una piccola premessa, pensando a queste persone che dicono: "Guardate che bella fotografia, guardate che bella questa, guardate che bella quella", possano pensare di avere fatto un lavoro ottimale, non è così, perché effettivamente guardando quelle fotografie, ripeto, non hanno né testa né piedi, cioè non hanno un senso logico. Quindi fotografie completamente dettate, da forse non sapere proprio queste regole basilari che si devono rispettare, che anche chi è che non sa scattare, perché ormai sento tutti dire: "Vabbè, tanto è una foto che è personale, tanto è una foto, io non sono un fotografo, eccetera, eccetera, un professionista". Sì, si ha ragione, magari un professionista già sa come andare a scattare bene già di base e in più sa come lavorare questa fotografia. Magari un non professionista, magari una persona completamente che non sa nulla di fotografia o le basi, almeno deve sapere comunque scattare bene. Poi se non sa quella foto che già scatta in maniera più che discreta, non la sa lavorare, è più che giustificato perché effettivamente non è un fotografo, né un filmmaker, eccetera, eccetera. Però le basi si devono conoscere. Oggi vedremo quali sono queste basi, soprattutto anzi soltanto negli smartphone. Perché se dobbiamo andare a parlare di fotografia, fatta con una ottima videocamera, là si apre tutto un altro mondo e nemmeno io ve li posso spiegare perché ripeto io non sono né fotografo e né filmmaker. Però da molti anni che utilizzando lo smartphone ovviamente faccio fotografie. Quindi in questo caso intanto per chi vuole conoscere le basi, non sto qui a raccontare la storia della fotografia, dove, nasce insomma il tutto, di chiedo di andare a cercare, ovviamente non lo faccio io a discutere qui perché se no parleremo ore e ore, un soltanto una parolina, un nome e vi dico io di andare a cercare Fibonacci, anzi un cognome. In questo caso voi mi dite: "Ma cosa c'entra un matematico?" C'entra perché dalla sua scoperta di questa successione aurea si è praticamente aperto il mondo di tutti questi artisti. Quindi praticamente in base a quello che ha scoperto lui, a questa successione di numeri, quindi da matematico, praticamente da lì si sono appoggiati a questa successione perché si è scoperto che tutta questa successione si vedeva nelle fotografie. Praticamente molti fotografi, quasi tutti i fotografi, ormai tutti i fotografi si rifanno a prendere Fibonacci come storia. Quindi in questo caso comunque non perdo tempo perché non sono né uno storico, comunque vi dico che parte tutto dalla storia, da lì. Quindi andate a cercare comunque Fibonacci, la successione aurea, perché da lì capirete cosa lo lega alla fotografia. Detto questo, quindi avendo capito da dove arrivano le basi, quindi da un matematico, ora vediamo come andare a mettere in pratica queste regole, questa successione aurea. Quindi andiamo a vedere come andare a settare al meglio il vostri smartphone, quindi che sia iPhone, per esempio oggi vi spiegherò come andare a settare nel migliore dei modi un iPhone, però voi lo potete fare benissimo su un Android, ovviamente sperando che l'Android, che magari che tenete di fascia alta, magari abbia queste stesse caratteristiche, ma credo di sì. Non tutti ovviamente, però, gran parte di smartphone Android hanno queste stesse caratteristiche tipo iPhone. E quindi in sostanza intanto, parlando proprio in termini tecnici, cosa ci vuole per fare una buona fotografia con gli smartphone? Ovviamente lo smartphone non deve essere di fascia medio-bassa, ma deve essere almeno di fascia media. L'iPhone è di fascia altissima già, quindi perché non esiste iPhone che costa e potete trovare sotto comunque le 500 €, quello che sia, perché magari partendo già da un SE che potrebbe costare tanto, fa fotografie davvero buone. Non si può paragonare lo stesso iPhone di base a un Pro che supera i 1200. Quindi in questo caso già se chi possiede comunque un iPhone è davvero avvantaggiato. Chi possiede un Android deve vedere, perché ci sono fotocamere scadenti, quindi che anche se magari qualcuno capisce bene di fotografia,
non parte avvantaggiato, perché comunque la fotografia viene scadente, dipende l'ottica del suo telefonino, della fotocamera. Si può andare a lavorare in post produzione, che significa tutti per esempio parlano di post produzione, non è altro che andare a sistemare, a dare una sistemata, a dare una pulizia, una saturazione giusta, una correzione dei colori, di tutto quello che concerne la fotografia, dare un quid in più. Quindi si chiama proprio post produzione, quindi di fatto proprio dopo la produzione, post significa dopo la produzione, quindi dopo che io ho inquadrato quell'albero, quel tramonto, quello che sia, ovviamente non sono contento del risultato che già riesce a captare la lente, lo lavoro dopo a computer oppure su programmi nel telefonino. Anzi, vi dico poi che vi suggerirò pure un programma nel telefonino, un'app in questo caso, che vi permette di fare questo lavoro di post produzione, anche se vi dico in anteprima che è sempre meglio fare il lavoro di post produzione a computer, con programmi professionali e non da smartphone. Però non tutti hanno quella cifra che possono andare a pagare alcuni programmi che lavorano benissimo il post produzione veramente sul computer, ma c'è un'app veramente che è semplicissima, poi vi lascerò il link, ne parleremo sotto. Quindi, partendo quindi dal cellulare, lo smartphone deve essere di fascia almeno media alta. Dopodiché cosa deve contenere il nostro smartphone? Cosa deve avere il nostro smartphone? Deve avere la possibilità di scattare comunque foto, o in 4K o almeno in Full HD. Quindi mi raccomando, le fotografie devono essere scattate davvero in qualità buona. In più, chi ha la fortuna, l'iPhone lo fa, ha la possibilità di andare ad attivare l'HDR. Quindi questo settaggio è importantissimo, soprattutto se siamo all'interno di un teatro, di qualsiasi cosa, ci troviamo all'interno di quello scenario, mentre quello scenario ha più luci, a questo serve l'HDR, che in automatico, praticamente se c'è una zona nello stesso frame, quindi qua io mi sto inquadrando, questo è tutto il mio frame, quindi nella stessa inquadratura, se io ho questa zona, come potete vedere, che è più scura dell'inquadratura perché non arriva la lampada e invece nel mio viso è molto più chiara perché arriva la lampada, ecco l'HDR, se dovessi scattare una foto, mi aiuta a gestire la luminosità o il buio praticamente nello stesso però frame, nella stessa inquadratura, perché non me lo fa diventare troppo luminoso, perché questa parte diventerebbe luminosa il giusto, ma questa di qui diventerebbe troppo bianco, quindi non mi farebbe più vedere bene il mio viso. Quindi in questo caso lui riesce a gestire bene questa parte che è scura, la fa diventare più luminosa, ma questa parte o la lascia per com'è, oppure la aggiusta quel poco, quel quid in più per far diventare tutta omogenea la foto e farla vedere nel miglior modo possibile. Quindi intanto il vostro smartphone spero che abbia l'HDR. Non dovete attivarlo sempre, però quando nello stesso frame, nella stessa inquadratura avete più praticamente giochi di luce, dovete praticamente andare ad attivare l'HDR e questa è una. Dopodiché cosa vi posso consigliare? Quando andate a, diciamo posizionare il vostro smartphone per fare ovviamente la fotografia che potrebbe essere di un paesaggio, quello che sia, ovviamente se dovete inquadrare la fotografia così com'è 1 a 1, quindi va bene, cioè nel senso che prendete il vostro smartphone, inquadrate bene, il più fermi possibili e scattate questa fotografia. Ma se dovete fare delle zoomate, attenzione perché praticamente le zoomate, la zoomata cosa fa? Fa vedere, ovviamente fa avvicinare l'obiettivo della telecamera, quindi quel nostro focus che abbiamo, che potrebbe essere a mare una barca, anche uno sopra un acquascooter, quello che sia, anche un gabbiano, lo vogliamo inquadrare più da vicino, dobbiamo ovviamente zoomare di più. Però lo zoom cosa comporta? Mentre lo zoom comporta intanto quella grana fastidiosa di pixel, perché ovviamente va a perdere subito la zoomata in qualità. Dico, se rientriamo entro il 3 per di zoom ci può stare, ma se andiamo oltre il 3 per di zoom incominciamo a perdere molto di qualità. In più il cellulare diventa molto meno stabilizzato, che significa che se voi ci fate caso che zoomate troppo, anche se voi state fermi, già l'immagine incomincia a tremare, proprio perché c'è una zoomata eccessiva nell'inquadratura. Questo significa che già la vostra fotografia, se zoomate troppo, verrà una schifezza totale, quindi non si può guardare. Quindi in questo caso che vi consiglio? Il mio consiglio è proprio di non utilizzare lo zoom, se avete la possibilità, ovviamente non a mare, perché non ve la potete fare a nuoto per andare a dare proprio voi uno zoom da vicino, però proprio voi avvicinandovi. Se è a mare, zoomate il giusto equilibrio ci vuole, quindi non zoomate troppo, fermatevi prima del 3x, anche se viene un po' lontana la fotografia. Se invece siete a terra, quindi c'è praticamente una statua, un qualche cosa, non zoomate, non c'è bisogno di zoomare, avvicinatevi voi, quindi avete lo stesso effetto dello zoom, ma è 1 a 1, quindi viene perfetto il dettaglio. Quindi questo è un altro
non trucco, ma, chi sa le basi della fotografia utilizza queste basi. Quindi fino ad ora abbiamo detto smartphone di qualità medio-alta, se alta è meglio ancora, a utilizzare l'HDR per chi ce l'ha nelle ambientazioni dove c'è più gioco di luce, dopodiché hanno detto evitare di zoomare spesso, quindi proprio evitare, dimenticatevi di questo zoom. Dopodiché cos'altro mi viene in mente? Una cosa che è quella forse più importante ed è soprattutto una cosa che dovrebbero utilizzare le persone che non sanno scattare, anzi altre 2 cose mi vengono in mente. Prima di dire quest'ultima che stavo dicendo, vi dico che molte volte, per esempio anche nell'iPhone, si pingia il bottone touch, quindi certe volte nel momento in cui noi proprio pigiamo questo tastino, si muove il cellulare, lo smartphone, quindi questo provocherà, anche se il cellulare ormai di fascia alta sono super stabilizzati, quindi riconoscono in quel frame qual è il migliore e ce lo propongono, quindi qual è la foto più ferma, quindi anche questo in cellulari molto alti di fascia non dovrebbe succedere, comunque in quelli di fascia medio-bassa succede proprio che si vede la foto mossa, proprio per questo scatto che c'è nel display. Voi potete o utilizzare praticamente, vi consiglio anche, la numerazione che va all'indietro, quindi il classico 3, 2, 1 scatta da solo, così voi attivate, ma lui non scatta e dovete stare soltanto il più fermi possibile, oppure direttamente utilizzare, dei tasti che potete creare voi, prendete anche utilizzando il tasto volume più e meno, quello che volete voi, in modo che lui scatta la fotografia in modo più stabile. Ovviamente se voi pigiate troppo, il movimento sarà lo stesso perché invece di fare avanti e indietro, il cellulare farà su e giù, quindi dovete stare comunque ben saldi. Diciamo che la regola quella più, che si possa utilizzare per aiutare il non movimento nello scatto è quello proprio di andare a mettere il 3, 2, 1 o i 10 secondi all'indietro, quindi il classico conto alla rovescia per intenderci. Dopodiché, vi stavo invece accennando poco fa, la cosa più importante è quella soprattutto che devono utilizzare persone praticamente che non hanno, dimestichezza nel fare le foto, pensano di avere fatto dei capolavori che poi alla fine non risulteranno questi, è quello di andarsi ad attivare immediatamente la griglia. Questa griglia non è una griglia fatta così per caso, ci rifacciamo praticamente al famoso Fibonacci. Quindi non è che lui ha inventato la griglia, però ripeto, è da quel numero che lui, da quella sequenza, aurea che lui ha scoperto, praticamente ecco che viene fatta la griglia. La griglia praticamente cos'è? Non sono altro che dividere il vostro cellulare con 2 strisce, praticamente verticali e 2 strisce orizzontali, quindi crea una vera e propria griglia. Questa griglia a cosa serve? Non è una cosa diciamo costruita così tanto perché nessuno aveva a che fare, è stata fatta questa griglia, o meglio ancora per farci confondere nelle inquadrature. Anzi, aiuta molto tutte quelle persone che non sanno scattare e aiuta molto nelle inquadrature. Perché? Intanto importantissimo è fare una fotografia che sia diritta. Vedo fotografie che sono completamente tutte storte, tranne quando si vede la differenza fra una fotografia scattata male perché è storta, oppure una fotografia proprio fatta tutta curva perché abbiamo deciso, poi non è una matematica esatta la fotografia, noi possiamo imparare le basi, poi dalle basi ovviamente chi è più esperto questo lo saprà, staccherà la griglia perché già saprà i punti precisi dove andare a fotografare e in più posizionerà in maniera orizzontale perfetta il telefonino anche senza griglia, però chi non sa scattare bene o pensa di scattare bene è meglio attivarsi la griglia. Quindi in questo caso proprio la griglia vi aiuterà a stabilizzare l'orizzonte, che significa non è che per forza ci servirà quando dobbiamo andare a fotografare, che ne so, un tramonto o quello che sia il mare, quindi per farlo venire dritto. Certo, questo serve molto, ma per qualsiasi altra fotografia. Quindi noi dobbiamo attraverso le 2 strisce praticamente orizzontali, proprio si dice, abbinare l'orizzonte, quindi praticamente verrà la fotografia praticamente dritta, bella dritta, quindi senza avere quella montagna che si vede che sale e scende da una parte, o lo stesso, mare praticamente che sale e scende da una parte, che è storto, quindi anche noi stessi quando ci facciamo un selfie o quello che sia, avere praticamente, che ne so, il torace bello allineato, le spalle belle allineate, anziché venire magari una fotografia così che è completamente scadente. Una foto, se io sto facendo un video, ma se io faccio una foto così, che è completamente decentrata e non è all'orizzonte, con la griglia magari io mi metto dritto perché già qua io sto vedendo la mia griglia, così è tutta un'altra cosa, già all'occhio. Ma la griglia cosa fa? Cosa più importante secondo me, e alla base della fotografia, cosa fa? Se voi ci fate caso nella griglia praticamente abbiamo, poi magari vediamo se posso fare, inserire nel frattempo che parlo qualche, praticamente foto. La griglia vi mostrerà i 4 punti cardine, praticamente in questo caso io nelle inquadrature i 4 punti cardine della griglia le avrei 2 qui
e 2 qui, perché proprio c'è l'incrocio delle 2 rette praticamente, quindi sia orizzontali che verticali. Quindi i punti cardine saranno 4, saranno qua per ora posizionati e qua su per giù. Ecco, praticamente se noi dobbiamo inquadrare e scattare una fotografia, noi abbiamo tutti, e mi ci metto anche io, abbiamo tutti il vizio di andare a inquadrarci al centro. Quindi io faccio una fotografia così, facciamo finta che io sto facendo una fotografia, mi faccio una bella fotografia a mezzo busto e mi metto qua al centro. Per carità, la fotografia rende, si può fare, però come potete vedere è piatta, anche perché dietro c'è un muro totalmente bianco incolore. Io sono vestito per giunta di nero, quindi non si vede forse nemmeno la sedia dietro perché è pure nera. Quindi verrebbe una fotografia, sì, fatta al centro perfetta, ma piatta. Queste fotografie ormai non rendono più. Bisogna sempre andare a capire che concetto si vuole dare, quale spiegazione si vuole dare di quella fotografia e andare a fare una fotografia esatta. Quando richiede una fotografia, una foto al centro del quadrato, quindi di queste 2 strisce che si intersecano, che si incrociano, allora noi andiamo a fare così al centro. Ma la fotografia del soggetto che noi dobbiamo andare a fotografare, intanto deve essere allineato di sopra con la striscia orizzontale all'orizzonte, quindi più dritta possibile. In più, quando scatto la fotografia, noi ci dobbiamo mettere il soggetto principale, o che sia una persona, o che sia un lampione, che sia una luce, una lampada, che sia una bicicletta, dobbiamo cercare di metterla praticamente nell'intersecazione, nell'incrocio o della prima striscia qua praticamente, o nella prima striscia qua praticamente, quindi o quella a sinistra o quella a destra, perché la fotografia che io faccio in questa maniera sarà diversa da una fotografia che io faccio in questa maniera, magari già girato di lato. Questa risulterebbe praticamente una fotografia diversa. Immaginate qui che ci sia il mare, il tramonto, magari qua nell'altro punto, se sono bravo ad inquadrare, potrei incrociare un isolotto, un altro invece con un motoscafo, un veliero, quello che sia. Ecco, sono le basi della fotografia per andare a scattare. Abbiamo detto che non sono delle regole, poi potete variare, voi potete fare una fotografia al centro, più bassa, più alta, quello che volete voi, però ovviamente non renderanno. Perché? Questo perché? Perché con questa sequenza aurea si è scoperto, eccetera, eccetera, hanno scoperto che l'occhio praticamente cade in questi 4 punti cardine, quindi quello che riesce a captare prima l'occhio sono questi 4 punti cardine. Quindi mi raccomando, attivate la griglia che è importantissima per andare praticamente a far cadere immediatamente l'occhio su quella fotografia. Dopodiché, questo è come potremmo noi settare il nostro cellulare. Mi sto dilungando troppo, però non abbiamo mai parlato e vedo che comunque le fotografie le farete, le facciamo tutti in continuazione, quindi farle per benino è meglio ancora. Quindi, una volta che noi abbiamo fatto queste fotografie, chi è, diciamo non esperto, va bene, si tiene la fotografia con quello che riesce a catturare la sua lente, quindi va bene così. Però abbiamo detto che se ci può dare a quella fotografia e si deve fare, lo dovete fare, non dico per scopo personale, quindi se voi ve le dovete conservare, fregatevene, fate la fotografia così per come viene con queste piccole regole basilari e ve la conservate nella vostra pendrive, nel vostro hard disk, nel computer, dove volete. Ma se quella fotografia voi decidete di andarla a pubblicare magari sui vostri social, Instagram, TikTok, Facebook, mi raccomando lavoratela prima di andarla a pubblicare. Come la potete lavorare? Il consiglio che vi ho dato all'inizio è quello di andarla a lavorare con dei programmi appositi praticamente a computer, non a schermo di smartphone. Io ho detto perché lo schermo dello smartphone, anche essendo OLED quello che sia, lascia il tempo che prova, non ha risoluzione come può avere un pannello di computer. Quindi in questo caso utilizzate chi ha Windows utilizzi Windows, meglio ancora sarà avvantaggiato che utilizza un pannello, abbiamo detto, Retina del Mac. Quindi in questo caso chi ha il Mac si troverà molto più avvantaggiato, comunque potete utilizzare benissimamente un pannello di Windows. In questo caso andate comunque a reperire un programma che vi permetta di lavorare proprio la post produzione. Già vi ho spiegato cosa sia. Quale programma c'è più famoso? C'è appunto Adobe Lightroom. cosa potete fare? Potete fare tutta quella correzione di colori. Quindi la fotografia così per com'è, dobbiamo stare in fiducia di quello che cattura praticamente la vostra fotocamera, il vostro obiettivo, delle luci che cattura, ma se non le cattura bene perché voi avete un'ottica che è scadente, ci rifacciamo al discorso dei cellulari medio-bassi di qualità, abbiamo la necessità di andarle a lavorare, a colorare, di fare la classica color correction oppure color grading, e quindi sarebbe la classica correzione di colore. Insomma, andate, in parole auspicio, andate a dare quella saturazione in più, quel colore in più, tutto quello che serve, quella luminosità, quella ombra. Andiamo a modificare la foto nel miglior modo possibile e poi andarla a pubblicare e sicuramente quella foto
sarà degna di essere chiamata fotografia. In questo caso per chi non sa invece utilizzarlo, che capisco che è veramente complicato, potrebbe andare a utilizzare un'app invece nel telefono, quindi quella in secondo luogo. Però l'unica app che mi viene in mente da farvi utilizzare nel telefono, che fra l'altro è bella perché è completamente gratuita per tutto quello che fa fare, e credetemi che fa fare davvero tanto, potete andare benissimamente a scaricare Snapseed, quindi l'applicazione si chiamerà Snapseed, poi casomai vi lascerò sempre il link in descrizione. Su iPhone ovviamente c'è, ma credo che anche su Android, ci sia questa applicazione. Se no, insomma, io faccio sempre video di applicazioni gratuite per 24 ore, potete sempre andare a, vedere questi video e andare a comprare l'applicazione a 0 € per sempre, lifetime. Quindi spesso ci sono questo tipo di applicazione che, insomma cercano di fissare, riparare, aggiustare insomma questa fotografia che noi andiamo a fare, coi nostri smartphone. Quindi mi raccomando, avete capito le regole quali sono? O per meglio dire io vi ho dato i consigli, voi se ne volete prendere di questi consigli, li prendete, se no continuate a scattare le foto che volete. Però vi assicuro che provare non vi costa nulla, provate tutti questi, non sono trucchi perché non sono un mago, sono, abbiamo detto, regole basilari della fotografia. Vi sta parlando uno che non è né filmmaker, né videomaker, né fotografo, loro sono delle regole basilari. Io ho oltre 20 e rotti anni che faccio anche fotografia. Quindi in questo caso, non vi preoccupate se qualcuno mentre scatta vede che avete attivata, la griglia, perché la griglia purtroppo oggigiorno viene vista come: tu non sai scattare, hai bisogno della griglia. Non vi preoccupate perché vi posso garantire che c'è gente esperta nel settore che utilizza ancora la griglia. Fregatevene di come si ci arriva, al risultato. L'importante è quest'ultimo, è il risultato stesso. Che poi avete utilizzato una griglia o no, vi assicuro che a voi importa il risultato finale, che sarà davvero spettacolare, soprattutto con, quel quid in più che possiamo dare con dei programmi, aggiustando il colore e quindi fissando tutti gli errori possibili e immaginabili. Poi se un domani, dopo 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, avete capito i punti cardine quali sono, potete anche andarla a staccare, a disattivare questa griglia. Però il mio consiglio è sempre di tenerla attiva, sia su fotografie che su video, ma poi nel fare dei video veramente ottimi, poi ci arriveremo più avanti, perché prima si deve incominciare comunque dalle basi. La fotografia oggi era l'argomento. Spero di avervi aiutato, di avervi fatto conoscere qualche cosetta e per dirvi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.